Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Che bel melanzanone. Questa sera facciamo Questa è la ricetta. la melanzana. Cioè, calcolate, io ho le mani molto grandi, eh? Guardate che roba, è una palla praticamente. Allora, ho pensato, questa, se ci faccio la parmigiana è troppo grande, non viene bene. E se le faccio sott'olio, ma per carità, cioè, vengono certe fette grosse così. So che il gesto non si dovrebbe fare, ma insomma, vengono delle fette grandi così. E allora a questo punto le faccio a tocchetti, come le faceva nonna. Io le chiamo a funghetto. A funghetto e io a tocchetti. Nonna le chiamava così e nonna mia è nonna Sì, mia. Mi era, scusi per il suo funghetto, ma... era uno dei piatti preferiti da mio padre, le melanzane così. E allora vedi, doppiamente piacevole questa cosa. Allora, abbiamo bisogno di una melanzana da 1 chilo, perché questa più o meno quello fa. Di una sciabola per Di tagliarla. una sciabola per te, no, va bene un coltello che già taglia, insomma. Uno spicchio d'aglio, del peperoncino. Questo è peperoncino e aglio, ma sono delle spezie che ci hanno mandato, carinissimi, i nostri amici dell'olio caro, del gruppo caro. Io dico sempre dell'olio caro perché per me ormai è l'olio caro. Sono delle spezie fondamentali, sono diventate, perché ci abbiamo fatto la pasta, Tantissime cose. carne, di tutto ci abbiamo fatto con queste spezie. Ovviamente dell'olio, e quale olio? Olio Il caro. loro, l'olio caro. Anzi, andate a vedere il loro sito, gruppocaro.com, e iscrivetevi alla newsletter, solo nome, cognome e mail, e vi arriva subito un buono sconto per poter comprare tutta questa roba qui loro, che è veramente buona. Soprattutto le olive e l'olio, Sì. vi posso assicurare, ma anche le mandorle, comunque. Stanno per arrivare le ricette con le olive del Gruppo Caro, eh? Eh sì, perché d'estate arrivano. Allora, vado a lavare bene la melanzana, la faccio tutta quanta a dadotti, di questa grandezza qua, mi raccomando, poco più grandi di uno gnocco per capirci, e poi ci vediamo sui fornelli. Io sono del segno della Vergine e sono una rompiscatole, allora ho insistito per farvi vedere come sono i quadrotti. Erano dadotti prima? Dadotti, quadrotti, che poi se vogliamo sono rettangoli, vabbè. Rettangolotti. Ecco, questa è la grandezza. Per il semplice fatto che se li fate più piccini, per carità, magari si cuociono prima, però si sfanno. Esatto. E questi poi sono buoni consistenti, Quindi facciamo così e tagliamo a metà. Niente di che, a posto. Ho fatto vedere, adesso sto tranquilla. Ci vediamo sui fornelli. Ci vediamo sui fornelli. Eccoci sui fornelli. Facciamo soffriggere un po' d'olio, come dicevamo al Gruppo Caro, e quel bel condimento piccante sempre dell'olio del Gruppo Caro, che dà un sapore, da una marcia in più. I quadrotti o cubotti o come volete chiamarli voi sono quasi pronti. Stanno arrivando. E tu lascerai la ricetta così, nel senso che cotti e mangiati? Certo. Perché altrimenti io posso svelare un segreto: stanno bene anche se ci buttate la pasta. Senti, per te qualsiasi cosa Perché non ascoltatela. Anche perché il cucino la butteresti. Non ascoltatela. Non ascoltatela. Per- Arrivo con i quadrotti. Con un po' di pasta dentro, Ok. viene una specie di norma bianca. Ecco i quadrotti. Guardate una melanzana, Sì, quante ne può fare? una sola melanzana abbiamo riempito la La padella. Ecco qua. Ora per quanto li lasciamo qui su? Adesso li rigiriamo per bene, in maniera che così andiamo ad insaporire tutti i cubotti. Mettiamo, se necessario, altro olio, ma vi posso assicurare che se abbassate la fiamma e mettete il sale non c'è bisogno. 2 belle prese di sale, abbassiamo la fiamma
mio fido coperchio e ci vediamo tra un 7-8 minuti per vedere a che punto sono. Mi raccomando, ogni 3 minuti circa, appena comincia a fare il vapore da qui, mi raccomando, spegnete il fuoco, controllate, girate, rimettete il coperchio, rimettete la fiamma, cioè ovviamente riaccendete la fiamma. A fra poco. Allora, adesso vi faccio vedere come è venuta. Ho aggiunto un altro pochino di olio, perché io tendo sempre a metterne meno. Ecco, ovviamente la fiamma è spenta. Dicevo, quello che vedete non è tutto olio, Non è tutto olio quel che no, luccica. no, è anche l'acqua che tirano fuori le nostre melanzane, che sono cotte, fatte. Cioè, 10 minuti e abbiamo fatto. Sì, è veramente una ricetta veloce, semplice. E le copro, perché così sono calde per cena. E poi sono buone. E sono buonissime. Però non c'è niente da fare, devo prima assaggiare io. Le vuoi assaggiare? Adesso? No, tra un pochino perché Tra un po', ora sono incandescenti. E quindi l'ok lo darò io. Va bene. A dopo. Ragazzi, eccole qui, sono pronte, si sono raffreddate un pochino. Resto sempre dell'idea, come vi dicevo prima, che un po' di pasta qua dentro ci sarebbe un incanto. C'è qualcuno qui vicino a me che conferma. Assolutamente sì. E non è detto che in futuro non possiamo fare una ricetta simile. Vuoi fare l'assaggio? Certo, sono l'assaggiatore. Sei sicuro? Sì. Ok. Brava a tavola con Silvia. Perché poi facendo i cubotti rimangono più grandi e non Consistenti, esatto. e non si sfasciano. Ragazzi, provate a farle e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao. Non mi sporchi? Sì, amore.